Non è ovvio, ragazzi. Fino a 100 anni fa, il ragazzo che adesso fa i soldi su TikTok doveva tagliare la legna per fare i soldi. Ok. Oggi voglio parlarti di un argomento abbastanza serio, abbastanza complesso. Sono tornato in Italia e quindi volevo rispondere a un po' di domande e siccome questo è un argomento a cui tengo molto perché ci ho sofferto anch'io tanto in passato e adesso sto molto meglio, volevo darvi un po' quello che ha funzionato per me. E si tratta della maledizione della generazione Z, la cosa che fa star male la maggior parte delle persone e probabilmente il 90% dei problemi che arrivano dallo star male in noi di questa generazione è il paragone con gli altri. Volevo dirvi come io ho risolto il paragone con gli altri, come ho lottato e quello che è successo. Ho sempre sofferto di paragone con gli altri, soprattutto nel momento in cui io facevo nuoto, sono nato come nuotatore, facevo agonismo, l'ho fatto per 12-13 anni della mia vita e praticamente l'agonismo, la competizione era parte della mia giornata. Io passavo tutti i giorni, ogni singolo giorno a nuotare e a competere. La domenica c'erano le gare, quindi è diventato un po' parte del mio modo di essere fin da quando sono piccolo. E ovviamente cerchi di rendere orgogliose le persone attorno a te, il mio allenatore, nel mio caso la mia famiglia, mio padre, eccetera, con la vittoria, quindi vincendo sugli altri. Quindi entra questo meccanismo in testa di se io butto giù gli altri, quindi se io sono superiore agli altri, vinco la gara, le persone mi vogliono bene. Vengo ricompensato, quindi si crea questo meccanismo di paragone. Che cosa è successo poi? Nel momento in cui mi sono accorto che nel nuoto non ero un campione e ho iniziato a vedere i ragazzini più giovani andare meglio di me, ho detto vabbè mi dedico ad altro e quindi ho iniziato la mia carriera, vabbè ho iniziato a studiare all'università e lì mi paragonavo ad altre persone, ho iniziato la carriera nella moda, ho iniziato a paragonarmi ai modelli, un mondo difficilissimo, poi nel mondo dei social media, il mondo dei numeri ancora peggio, e poi nel mondo della recitazione, lasciamo stare, poi è un mondo che non finisce mai. E quindi nel soffrire e soffrire e soffrire, un giorno mi alzo e vedo, anzi i primi per cui ho sofferto veramente tipo a livello assurdo, mi sembra che fossero stati tipo i Maneskin, cioè qualcosa di... e vi sto raccontando veramente cose mie, personali, ma lo faccio apposta perché magari vi ci rivedete in questa cosa, perché erano ragazzi italiani, più o meno della mia età, forse anche più piccoli, che hanno raggiunto un successo internazionale. E quindi nella mia testa, anche se io non facevo canto, subito pensavo, cavoli, ma allora forse vedi, era il canto la scelta giusta e devo cercare una strada che mi porti anche a me a quella cosa. Poi a un certo punto è arrivato un mio amico, cioè un mio amico, una persona che conoscevo, che faceva nuoto con me, era uno dei piccoli e ha iniziato a vincere tutto a nuoto e ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi facendo anche il record del mondo. Iniziava a essere sulla bocca di tutti e lì io, e ho parlato anche con altre persone nella mia squadra, nella mia vecchia squadra di nuoto, ovviamente per quanto puoi essere felice per quella persona, la cosa tossica dentro di te è che ti fa dire sì ma perché scusa, io no? Mi allenavo anch'io nello stesso modo, mi allenavo nella stessa piscina con lo stesso allenatore, perché io no? Cosa ho di sbagliato? Forse non sono adatto al successo? Perché non è tanto... Quando hai il paragone con gli altri, spesso è per una tua disciplina, cioè per quello che fai, ma ancora peggio, nel mio caso, era quando non hai nemmeno scelto una strada e semplicemente ti paragoni al successo degli altri. Quindi lì diventa, cioè ogni persona che fa successo ti fa star male. Adesso c'era Sinner, c'era... E praticamente ti setti nella testa che qualsiasi cosa succeda non puoi star bene, perché se gli altri vanno bene, stai male. Se gli altri vanno male, stai sempre male e quindi non c'è un modo in cui sei felice. Ti sei autoimposto di stare male e qui è stato il primo click. Quando ho iniziato a fare meditazione, quando ho iniziato a fare yoga, vi ho raccontato il mio percorso in cui ho completamente stravolto Marco, l'ho cancellato e pian piano l'ho ricostruito, mattone dopo mattone, un'identità molto più aperta, molto diversa, molto più conscia, molto più consapevole. Lì ho iniziato a fare i conti anche con tutti i traumi del passato, tra cui il paragone con gli altri. E mi sono accorto che il problema non è voler andare bene nella vita, a livello sociale, ovviamente, ma è voler andare meglio degli altri, voler vivere come qualcun altro. Mi sono accorto, ma se il mio essere felice dipende dal fatto che sto andando meglio di qualcun altro, non è un modo tossico di vivere la vita. Mi sono detto, ma scusami, ma io sono felice solo nel momento in cui vado
meglio di qualcuno oppure ho successo, il che significa che voglio vedere gli altri che stanno sotto di me. E questo mi sono detto, voglio che veramente la mia felicità sia schiava di questa cosa, o tirandomi su o buttando giù gli altri inconsciamente. E siccome non avevo ancora trovato un po' la mia strada, quello che veramente volevo fare nella vita, guardavo tutti e ogni strada mi sembrava quella giusta, perché vedevo le persone fare successo. Ogni volta che capitava qualcuno che mi immaginavo sempre in una gara, immaginatevi una gara di corsa, mi immaginavo sempre, ecco, ha tagliato il traguardo, anche quello là, ma sono tutte corsie diverse dalla mia, sono piste diverse dalla mia. E io invece di guardare la mia corsia e cercare di fare un passo alla volta, guardavo quella degli altri e guardavo quale fosse la corsia più giusta dove partire, per poi accorgermi che non è questione delle altre corsie, ognuno ha la propria. E non puoi andare nella corsia degli altri, puoi solo guardare la tua e fare un passo alla volta in avanti. E qua ho fatto il secondo click. Mi sono accorto che la mia strada era ancora da creare, che non potevo immaginarmi o trovare una strada un giorno dico, ecco, questa è la mia strada. Avrei dovuto concentrarmi passo dopo passo su quello che faccio oggi, qui e ora, costruire pian piano seguendo i miei interessi e le mie passioni, lasciando un po' andare, facendo quello che serve fare qui e ora come Marco, facendolo fatto al meglio e poi unire i puntini all'indietro, quindi si uniscono all'indietro, non in avanti. Ovvio che c'è gente che magari nasce con una passione, una vocazione molto ben precisa, come può essere Sinner che fino a quando è piccolo fa tennis, ma non siamo tutti così. Oppure magari lo siamo, ma non è così diretta la cosa, non è uno sport preciso o qualcuno che ti prende. A volte sono strade un po' più difficili da percorrere e magari invece che essere dritta è tutta così, ma lo vedrai solo in futuro, quando sei là dici, ah è vero, tutto quello che ho fatto in passato aveva senso, aveva una rotta. Ho visto l'altro giorno un podcast, per esempio, del CEO, il nuovo amministratore delegato di Gardaland, che raccontava che prima di diventare amministratore delegato di Gardaland ha dovuto fare migliaia di lavori diversi e tu dici, caspita, per arrivare lì ha fatto un percorso diretto? No, ha fatto 1000 cose e non avrebbe mai immaginato di arrivare lì. Ed è anche il bello della sorpresa, il sapere che sai che per tutta la vita fai quella cosa lì, ti rovina anche un po' la sorpresa di vivere, ti dici, cavoli, so già dove andrò, non è bello, è un ciclo, invece che andare dietro questo circolo vizioso, invece ti fai un po' sorprendere dalla vita, e anche quello è il bello. E in questo, quando sono andato in India, quest'anno ha cambiato veramente tante cose questa cosa, il fatto di proprio rimuovere me stesso, mettermi da parte e dire ok, cos'è che voglio fare nella vita indipendentemente da quello che fanno gli altri, cos'è che a me piace. E questo pensiero, invece di pensarci troppo, lasciarmi andare e farmi guidare un po' dai miei istinti, dalle mie passioni di adesso, fare quello che serve fare giorno dopo giorno, quello ho notato che è la cosa che ogni volta che ci provo mi porta sulla strada giusta, ai primi risultati. E ogni volta che vedo i primi risultati cerco sempre di, in passato, di prendere il controllo e dire ecco, devo prendere il controllo, adesso che sto vedendo i risultati, cerco di capire perché per poi replicarlo in futuro. È il momento in cui tornavo nel circolo vizioso. E invece adesso che ho più consapevolezza di questa cosa, quando mollo e lascio andare e lascio che le cose accadano, senza dover scegliere io come vadano le cose, come deve funzionare il mondo, lascio che il mondo funzioni e io cavalco l'onda, inizio a vedere le cose che funzionano e continuo così sempre su quella via, lasciando andare, invece che cercando di controllare le cose. Quando trovi il tuo flow e inizi a fare le tue cose, inizi a avere le tue missioni, i tuoi piccoli obiettivi, le cose iniziano a funzionare. Il mio problema era anche avere questo obiettivo gigantesco di voler avere successo, ma in realtà non vuol dire niente. Cosa significa? Il successo arriva come conseguenza. Quando fai qualcosa che ti piace al massimo, quando sei felice. Il successo per le persone può essere qualsiasi cosa. Per una persona il successo può essere anche avere una famiglia, può essere avere un lavoro che ti porta a casa il pane, può essere qualsiasi cosa, quindi è veramente soggettivo. E quindi l'idea di successo era sbagliata, l'idea di dire cavoli voglio arrivare in alto, cosa significa? E quindi invece di pormi obiettivi che non esistono, conseguenze, faccio qualcosa oggi fatto bene e l'eccellenza in futuro con la costanza poi porta a quello che in società magari viene definito successo, ma partendo da una base di pienezza. Ed è quello che ho lavorato con lo yoga e la meditazione. L'essere qui e ora soddisfatto invece che dover cercare la felicità altrove tramite cose che faccio, non sono le mie azioni che mi portano felicità, ma sono già contento e faccio le cose che devo fare. E come ho fatto quindi a star bene? Ve l'ho detto, yoga e meditazione sicuramente, ed è un po' qua che voglio spiegarvi a livello pratico, alla fine come è successo, creando abitudini anche che mi fanno entrare in un circolo
virtuoso. Quindi tu non puoi dirmi, Marco, sto male, se mangi a caso, dormi a caso, tratti il tuo corpo, la tua mente, le tue emozioni, le tue relazioni, tutto quello che hai completamente a caso, in modo compulsivo come un animale. È ovvio che se le cose vanno a caso, i risultati saranno a caso, quindi è ovvio che puoi stare male oggi e domani bene, e cioè è tutto a caso. Devi prendere in mano la tua vita e crearti delle piccole abitudini che fanno in modo tale che tu stia bene oggi. Diventare conscio, magari con la meditazione. La meditazione ti fa fare scelte più consapevoli. Le scelte più consapevoli ti fanno magari andare a letto prima o avere una routine del sonno migliore. La routine del sonno migliore, ti alzi e fai delle scelte migliori anche lì, sei più riposato e quindi mangi meglio. Mangiando meglio ti viene da allenarti meglio e quindi quando fai una scelta giusta dietro l'altra, poi le cose vengono in automatico, stai bene e se agisci dal bene, agisci stando bene, vedrai che i risultati sono diversi. Piuttosto di qualcuno che disperatamente sta cercando qualcosa, è ovvio che i risultati saranno un po' quello che sono. Seconda cosa, mi sono un po' allontanato dai social media, soprattutto dal seguire quelle persone che mi facevano stare male. Ho scaricato un'applicazione che mi fa utilizzare i social media in modo più conscio. Ogni volta che li apro mi blocca, mi dice respira e poi sei sicuro che vuoi aprirli? Quindi invece che la mattina, alla sera soprattutto, scrollare compulsivamente sui social media, li utilizzo solo per postare oppure ogni tanto quando ho qualcosa di serio da fare. Quindi con coscienza. Mi sono accorto che i social media sono la cosa fondamentale che ti fa paragonare agli altri, perché vedi gli highlights, vedi solo le parti migliori della vita di tutti. Quindi nel momento in cui ti distacchi un po', ti accorgi che il mondo vero è qui. Quello lì è un mondo falso creato così, è un gioco, devi vederla come un gioco. Quindi quando apri il telefonino, guardi lo schermo, devi capire che quello che stai guardando non è la vita vera, è un gioco, è veramente quelle foto che vedi, le storie che vedi, la vita degli altri, non è quella cosa lì. Guardati attorno, siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti esseri umani, siamo tutti qui a fare la stessa cosa, tutti persi, completamente persi. Più cresci, lo sai benissimo anche tu, te ne starai accorgendo nella tua vita, penso, più cresci più ti accorgi che nemmeno gli adulti hanno idea di quello che stanno facendo nella loro vita, nessuna idea, siamo tutti qua su questo pianeta che rotea e nessuna idea di quello che sta succedendo, quindi non preoccuparti, siamo tutti sulla stessa barca e tutti nello stesso team. Questa è la cosa anche che cambia, la terza cosa. Siamo tutti nella stessa squadra, tutti andando nella direzione di migliorare l'esperienza dell'essere umano, evolverci. Quindi tutto ciò che puoi fare per migliorare la tua vita a livello di salute mentale, fisica, quindi quelle abitudini che ti ho detto prima, la meditazione, diventare più conscio, meno compulsivo, quindi lasciarti meno essere schiavo di tutte quelle cose animali che ci sono, quelle scelte facili di pancia, ma scegliere un po' di più nella tua vita quello che puoi fare, scegliere il tuo karma, si dice in yoga, e più vedrai che le cose vanno come vuoi tu. E per assurdo, più lasci andare, più le cose vanno come vuoi tu, perché non è più un tu che le vuoi, ma è più una coscienza che agisce tramite te, quindi è come se le cose andassero come devono andare. E sempre vedendo questa cosa dei social, ti accorgi che a volte è anche normale, è ovvio che siamo confusi ed è ovvio che questa cosa del paragone è una cosa che la nostra generazione deve combattere, questa cosa della salute mentale, perché siamo una delle prime generazioni iperconnesse. E anche se è un argomento stupido e ovvio, non è ovvio, ragazzi. Fino a 100 anni fa il ragazzo che adesso fa i soldi su TikTok doveva tagliare la legna per fare i soldi. La ragazza che adesso fa i video in costume doveva avere 12 anni, 4 figli e stare attenta alla casa. Cioè, si parla veramente di cose assurde, si parla di 100 anni fa. Noi siamo la prima generazione cresciuti un po' con internet, che quindi siamo iperconnessi. È normale che prima ci paragonavamo solo alle nostre persone attorno a noi, il nostro villaggio, avevamo la nostra famiglia, il nostro lavoro, avevamo quelle piccole cose da fare. Adesso è diventato esponenziale. Ci paragoniamo a tutti dall'altra parte del mondo, qui e ora e ogni singolo istante, con 1000 stimoli. Quindi è normale anche dover passare da questo scoglio e non smettere di usare la tecnologia, ma imparare a utilizzarla correttamente. È un po' come quando abbiamo scoperto nella storia i dolci o il tabacco o tutte queste cose che possono essere utili se utilizzati in un certo modo, ma nel usarli sempre non sapendo come utilizzarli fanno solo che male. Stessa cosa ai social media, bisogna saperli utilizzare, internet bisogna saperlo utilizzare e insegnare alle nuove generazioni come utilizzarli in modo conscio, senza esagerare. E l'ultima cosa, smetterla di fidarsi della propria testa. Quando la tua testa inizia a ingigantire le persone attorno a te, ricordati che anche quella persona si mette
Va in bagno la sera, si toglie i pantaloni prima di dormire, si mette il pigiama, va a letto esattamente come te. Non esiste una divinità su questo pianeta come che te la immagini, nessuno ha la vita perfetta. Vai avanti con la tua vita, ognuno ha il proprio percorso e ricordati che siamo tutti sulla stessa barca e tutti nella stessa squadra. Non ingigantire idee, cose, persone nella tua testa, perché rimangono cose nella tua creazione. Guardati attorno e vivi qui e ora, vedi le cose come stanno, non ingigantirle e neanche sminuirle, e vedrai che questa cosa del paragone ti aiuterà tantissimo a fartela vivere nel migliore dei modi, perché un leggero paragone in realtà è utile a livello esistenziale. Perché c'è? È utile perché all'inizio vedevi il tuo vicino di casa fare meglio di te, ti spingeva, è una cosa evolutiva. Il problema è l'iperconnessione di adesso. Quindi se non ci crei un complesso di inferiorità o di superiorità, quindi non ci metti un castello di idee su questa cosa e semplicemente vedi gli altri per quello che sono e magari ti spronano un po' a migliorare, quella cosa è anche utile. Quindi non ingigantire le cose nella tua testa, sii conscio e vedrai che le cose andranno meglio. Per qualsiasi altra cosa, ragazzi, fatemi sapere e ci vediamo al prossimo video.